Credo che piloti o chirurghi o pittori di un certo livello si nasce. La scuola non ha niente a che vedere con queste cose. Questa è una storia d'amore tra la Sicilia e l'eroe della targa Florio, Nino Vaccarella. La mia vittoria credo che era la vittoria dei siciliani, della Sicilia. Gente che piangeva, che mi abbracciava, tempi veramente eccezionali, indimenticabili. Vaccarella! Immaginatevi un sogno fatto di colori, profumi e sapori, quelli della Sicilia aspra e selvaggia e della corsa automobilistica che l'ha resa celebre in tutto il mondo. La folle gara, nata dal genio di Vincenzo Florio, che dal 1906 al 1977 ha scritto pagine memorabili di sport. Non una gara qualunque, è la corsa automobilistica più antica della storia. La targa c'è poco da fare. Per me è una leggenda, non solo per me, penso che per tutti, no? I think probably my favorite actual road race from the point of view of pleasure. Che era veramente esclusiva, unica, quando la raccontavi all'estero agli altri piloti non ci credevano, dovevano venire a viverla per capire i reali valori della targa Florio. C'era tutto, di tutto, i rossi, i salti, la salita, le discese, gli alberi, le case, i burroni. A corsa, che ad ogni primavera trasforma le Madonie nell'ombelico del mondo dei motori. Quando è venuto qui nel 73, gli ho fatto da Cicerone, GX, per fargli conoscere la strada, mi disse: ma dobbiamo correre qua, cioè qui dobbiamo correre. Mamma mia! Attenzione, attenzione! Vado male che sono le porte! Sarete cade, attenzione attaccate! Come le fare a proprio sua? La targa è già un mito quando nel 1958 irrompe sulla scena un giovane palermitano. Debutta quasi per gioco, ma già 2 anni dopo, in coppia con Umberto Maglioli, sfiora la vittoria. Ero un ragazzino, mi ricordo c'era gente che si chiamava Von Trips, che si chiamava Kinter, che si chiamava Bonnier, che si chiamava Graham Miller, campione del mondo. Quindi si immagina, insomma, i siciliani, da lì è iniziato questo feeling straordinario. La prima vittoria arriva solo nel 1965, con la Ferrari P2 in coppia con Lorenzo Bandini. Seguiranno altri 2 trionfi targati Alfa Romeo, nel 71 con Tony Esermans e nel 75 con Arturo Merzario. In realtà il bottino avrebbe potuto essere molto più ricco. Ne ho contate 8 che ne potevo vincere, che già erano vinte e che purtroppo o per sbagli miei personali o del compagno, per qualche defiance tecnica, non ho potuto portare a compimento. Con il pubblico che mi incitava in quella maniera, insomma, diventava un rapporto veramente straordinario. Però certe volte mi danneggiava perché si mettevano proprio nelle traiettorie che erano le traiettorie ideali, e quindi per non ammazzare una decina di persone dovevo fare una traiettoria diversa che mi faceva perdere qualche secondo. Quel 9 maggio del 1965 resterà per sempre nel cuore di Nino, ma anche in quello dei 500.000 siciliani che assieparono i 72 chilometri della pista infernale. Da allora Vaccarella per tutti sarà il signore delle Madonie. Eppure i suoi orizzonti andavano ben più lontano. Io non mi sento il pilota della targa Florio. Quando mi dicono Nino Vaccarella targa Florio, non è che mi dà fastidio, però mi sembra una cosa minimizzata, no? Perché non è la mia pista preferita, è là in Francia la mia pista preferita. I curvoni da 300 all'ora dopo l'Usunodiere, il curvone che si faceva in piena, no? E molti vedeva che frenavano, no?
la goduria, la Maison Blanche. Prendo la scrivania dell'Istituto Oriani. Vaccarella si divide ancora fra il ruolo di preside della sua scuola e la passione per le corse, quando, nel 63, arriva la chiamata della Ferrari. Monza, Sebring, Nürburgring diventano i grandi scenari delle sue imprese al volante. E alla 24 ore di Le Mans del 1964 è lui uno dei grandi favoriti. Io ho vinto al Nürburgring e mi cambiarono il pilota, mi misero con Guichet, io mi sono arrabbiato. Ho detto perché mi cambiano, scusa, non ho capito. Tutto sommato è stato un bene, perché Guichet guidava molto bene, non era velocissimo, però mi consegnava la macchina come io gliel'avevo consegnata a lui, cioè lo stesso calibro di frizione, il freno era quello, e abbiamo fatto una 24 ore eccezionale, anche lì il record della gara, no? Credo che sia la vittoria più importante, no? Perché a Le Mans c'è il mondo, no? Siamo al centro dell'Europa, quindi lei incontra Ranieri di, come si chiama, veniva l'avvocato Agnelli a salutarci quando c'è stato il connubio con la Fiat, no? Insomma, venivano queste indossatrici di Christian Dior che facevano una fotografia sulle nostre spalle. C'è un personaggio che è stato capace di uscire dalla dimensione locale, dove era un super personaggio, quasi un supereroe, ma ha vinto gare in tutto il mondo. Ho vinto tutte e 4 le gare che allora erano valide per il mondiale, no? Nessuno ha vinto magari una targa, il Le Mans, il Nürburgring, il Sebring, no? Oltre a quelle che ho vinto, poi si parla sempre di queste mondiali, ma insomma. Ho vinto a Imola, ho vinto al Mugello. Il fiore all'occhiello nella carriera di un campione di valore assoluto, ma al tempo stesso di un sopravvissuto, un reduce da una delle stagioni più esaltanti ma anche spietate nella storia delle corse. Un'epoca in cui il confine fra l'errore di guida e la tragedia era davvero sottile. Lei sa che al Nürburgring ci sono questi boschi, no? E c'erano delle curve al mattino che erano umide, con tutto che c'era il sole, no? E io sono arrivato un po' troppo forte. Per cui appena messo le ruote in questa curva la macchina è partita. Allora c'erano le siepi, no? Si immagina un Ferrari, una siepe come la sfonda, io sono andato a finire là sotto, la macchina si è rovesciata, io sono rimasto sotto con la benzina che mi gocciolava, sentivo la batteria, prendeva fuoco mezzo Nürburgring, no? Poi l'anno dopo è stato l'anno della vittoria, quando passavo da quella curva io parlavo con la curva, dicevo tu non mi freghi più. Un grande campione e un grande uomo, anche quando decide di dire basta. Più degli impegni professionali, a mettere la parola fine alla sua carriera agonistica saranno i legami familiari. Ho smesso nel 73 di correre perché è nato mio figlio Giovanni nel 72 e questa nascita di questo ragazzo a una certa età, con tante belle vittorie, se c'è un po' di equilibrio può dire adesso basta, no? Nel 1975, come per una sorta di passerella d'onore davanti al suo pubblico, disputa la sua ultima targa Florio, vincendola. Oggi restano i ricordi, l'affetto dei suoi tifosi, la sua amatissima Sicilia e forse qualche rimpianto di troppo. Quando mi hanno chiamato alla Ferrari, il commendatore mi ha detto di restare lì a Maranello, che sarebbe stato più ovvio stare vicino a una fabbrica per le prove, per provare, come facevano i miei compagni d'altra parte. Ed era una giornata di nebbia e io mi sentivo soffocare. Ho detto è necessario che io resti qui? Dice no, non è necessario, quando è il caso la chiamiamo e viene. E sono ritornato nel mio mare, nel mio sole. Io la Sicilia non sono riuscito a lasciarla, però penso che questo mi abbia danneggiato parecchio, perché se fossi restato a Maranello credo che il commendatore mi avrebbe conosciuto meglio, anziché questi incontri sporadici. Comunque ritornando alla mia attività, alla mia carriera, credo che insomma, ecco, questo fatto di aver fatto il preside e il pilota ci ha creato un personaggio particolare, cioè l'uomo di cultura. Sono Nino Vaccarella, ho 37 anni. Le prove ufficiali sono state molto eloquenti e ho fatto il tempo migliore. Spero senz'altro oggi di poter portare Alfa Romeo vittorioso al traguardo e di battere lo strapotere delle Porsche che ormai da 5 anni dominano incontrastati.
Mi sarebbe piaciuto nascere 10 anni prima, perché essendo considerato un discreto stradista, credo che avrei vinto belle gare, no?